Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Questo è l'ultimo video prima di andare alle, spero insomma, meritate vacanze che cominceranno il 10 d'agosto e proseguiranno una decina di giorni. In questo video andremo a vedere un po' come mi sono strutturato queste vacanze, dove andremo insieme a mia moglie, ovviamente sapete già i soggetti, ma comunque sia. Cominciamo, andiamo a vedere tutti quelli che sono stati i percorsi che ci hanno portato ad andare in certi luoghi, come ci siamo strutturati il viaggio anche sotto il profilo economico per quanto riguarda il mondo della ricarica. Andiamo! Innanzitutto cominciamo da un dettaglio importante, anzi no, lo vedremo dopo. Quale viaggio faremo? Faremo un viaggio molto importante. L'anno scorso, come avete visto anche nei video proprio di un anno fa, abbiamo fatto più o meno 3.000 km in Opel corsa elettrica all'interno di quello del mondo Austria, Repubblica Ceca e Baviera. Quest'anno faremo un upgrade, un viaggio ancora più importante, interessante, spero anche, soprattutto per quanto riguarda me e mia moglie. Andremo tra Danimarca e Svezia e sarà un viaggio estremamente interessante per vedere anche nuove culture, nuove abitudini, nuove tradizioni, ritrovare il fresco perduto, perché a me questo caldo mi ha già divertito e ma in Gaza anche come l'abbiamo strutturato, perché vi faccio un esempio: prima tappa, quasi 1.000 km, saremo nell'Alta Baviera, andremo in un hotel che si chiama Villa Italia vicino a Würzburg. Ora è la località precisa, ragazzi, perdonatemi, comunque vicino a Würzburg, Villa Italia, che è un hotel improntato a quello che è l'ambiente, sostenibilità, e quindi avremo modo di ricaricare all'interno della location. Non so se gratuitamente o meno, ma comunque sia lo scopriremo una volta che saremo arrivati. Vegetariano, vegano, hanno addirittura un ristorante all'interno del medesimo paese, sempre loro, sempre improntato sulla sostenibilità, che si chiama Olivo d'Oro, quindi fantastico. Probabilmente sono anche italiani, mi viene da pensare, o appassionati di Italia. Vi voglio mostrare quelle che le tessere che utilizzeremo. Come vi dicevo, oltre 4.000 km, andremo poi a Copenaghen, a Malmö, ragazzi, andremo a conoscere, a ritrovare una coppia che abbiamo conosciuto a Firenze con il mio inglese che è assurdo, pazzesco, un incrocio tra un mescolone, un guazzabuglio, un minestrone, insomma una cosa abbastanza complicata da comprendere, ma comunque sia ci siamo conosciuti e ci siamo dati appuntamento a Malmö, che è la loro città natale. Vi voglio mostrare questo dettaglio, e sono le tessere che utilizzerò in ricarica. Fammi vedere se vengono bene all'interno di quello che è il video. Direi di sì, direi di sì. Voi vi domanderete come mai Marco Elettrico ha due tessere fisiche di NLX? Questo è abbastanza semplice. Ho la tessera più vecchiotta, quella fisica più vecchiotta è la mia personale, quella che è più giovane di fattura l'ho fatta a nome di mia moglie, quindi abbiamo due account, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare due flat large insieme. Come sapete bene, per quanto riguarda NLX non è possibile utilizzare una nuova flat large al termine della vecchia, una volta, finché non è concluso il mese. Quindi abbiamo concluso quella della flat large, dobbiamo attendere la fine del mese per poterne sottoscrivere una nuova soluzione. Abbiamo attuato quella di avere due account e quindi abiliteremo due flat large insieme in contemporanea con l'account mio e di mia moglie. Ma siccome non credo mi basteranno, ho utilizzato un ulteriore, stratagemma, possiamo considerarlo in questa maniera. Come vi dicevo, noi partiremo il 10 agosto, ho attivato in data 15 luglio la flat large a nome del sottoscritto. Questo perché partiremo e utilizzeremo subito quella la tessera di Marco Elettrico per il viaggio, che credo concluderà prima di arrivare nel nord Europa, nella Scandinavia. Il 15 di agosto si rinnoverà e quindi noi avremo 3 flat large da poter utilizzare per l'andata e per il ritorno. Io credo che basteranno abbondantemente. Dopotutto abbiamo trovato anche location che quasi tutte, tranne Copenaghen, mi danno la possibilità di ricaricare in loco. Non so se gratuitamente o meno, almeno non ovunque. In Danimarca, non a Copenaghen perché lì non si può ricaricare, ma in altra location della Danimarca non voglio parlare troppo, lo vedrete poi quando torneremo. Abbiamo la ricarica proprio all'interno della location. Loro hanno installato un Tesla Destination Charger, una semplicemente per Tesla, una invece per gli utilizzatori dell'hotel. Speriamo di avere fortuna e di poter essere tra gli utilizzatori della stessa.
Comunque sì, abbiamo trovato bene o male quasi tutte le location che ci permettono questo servizio. Abbiamo 3 flat large da poter utilizzare in questi 4000 km e io personalmente, ragazzi, penso che avanzeranno. Male che vada, attiverò le 2 flat small all'interno dell'account mio e di mia moglie. Non dovesse bastare neanche quello, cosa che ritengo più impossibile di tutte. Comunque sia, vi è sempre B-Charge, ci permette di poter in sceglievolezza, insomma, di tornare non spendendo cifre clamorose. Come vi ricordate, ne abbiamo parlato tempo addietro, con NLX il prezzo dell'abbonamento, utilizzando tutti quelli che sono i kilowattora, è qualcosa meno di 31 centesimi, un qualcosa di fantastico. Altro dettaglio, abbiamo optato questo anno, visto che casca tutto, alcune location hanno a disposizione non la wallbox ma la presa in monofase da 32 A, mi sono detto: Marco, ma si comprasse la presa apposita per i 32 A? Dopotutto, quando noi abbiamo acquistato l'Opel Corsa elettrica non ci hanno dato neanche il carichino famoso sciuco, e quindi noi abbiamo semplicemente la tipo 2 da utilizzare alle colonnine spiralato, abbiamo acquistata anch'essa dalla scossa elettrica, e mi sono detto: ma acquistiamola, almeno se abbiamo comunque sia un servizio in più per quanto riguarda il mondo della ricarica, e sicuramente non fa affatto male. Come vi ricordo sempre, ve l'ho già detto in altri video, ma insomma ci tengo perché è un vantaggio e mi dà tanta soddisfazione potervi dare, e mi sono adoperato anch'io per prendere queste. Qua sotto metterò il codice sconto del 10% per acquistare cavi di ricarica e non solo all'interno dello shop la scossa elettrica. Spettacolo, 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 spettacolo. Ora quando concluderemo li metto a posto. Quindi questo è il nostro itinerario di viaggio, un viaggio estremamente interessante, cercando il fresco perduto, andando praticamente a lambire, toccando la Svezia, la parte bassa della Svezia, facendo il ponte, quello più lungo d'Europa, anche se in realtà mezzo è sopra l'acqua e mezzo sotto l'acqua, perché se no proprio ponte è quello di Lisbona, se non ricordo male, il più lungo di Europa. Comunque sì, avremo modo di vedere panorami unici, totalmente differenti dai nostri, altre temperature, se Dio vuole, e come dissi anche alla coppia che abbiamo avuto modo di conoscere a Firenze: portateci a mangiare in un posto che mi dia soddisfazione. Guardavo un po' su TripAdvisor, non sono riuscito a trovare niente di trascendentale, quindi ho chiesto aiuto a loro ben volentieri mi hanno detto: vieni con noi. Porca miseria, non so se ci capiremo, ma insomma io sono abbastanza gesticolare, insomma in qualche maniera riusciremo nell'intento di conoscerci meglio, per quanto abbiamo già fatto a Firenze. Insomma sarà uno spettacolo di viaggio. All'interno dei canali Instagram e Facebook cercherò di pubblicare un po' un qualcosa, insomma, quando avrò tempo e modo, qualche chichettina, qualche videttino, straccio di video, immagini, insomma cercherò di rendervi partecipi. Poi una volta che torneremo farò anche video dedicati, più di uno, perché penso sia impossibile, già solo il primo viaggio, quasi 1000 km in Opel Corsa elettrica. E voi mi direte: Marco, ma non sei preoccupato? No, ma non sei preoccupato, l'Opel Corsa elettrica? Ragazzi, per me l'Opel Corsa elettrica è una primissima auto di casa, una primissima auto. Io spesso e volentieri vedo tante persone che dicono: oh, l'Opel Corsa è una seconda auto di famiglia, solo per un fatto di dimensioni. Magari se uno ha una famiglia numerosa è un po' complesso, un po' schiacciata nell'altezza, quindi magari sotto questo punto di vista può essere un po' disdicevole, tutt'al più, ma per me è una primissima auto di famiglia. Mi ricordo sempre il mio collega che ha il figlio un po' viziato, senza un po', insomma, sua moglie era incinta, stava aspettando il bambino e gli fa: babbo, comprami la macchina nuova. E il suo babbo, che è il mio collega, gli fa: come ti compro una macchina nuova? sì, sto per aspettare un bambino, mi ci vuole una macchina più grande, c'ho una Volvo, voglio una macchina più grande. E gli fa: guarda, e lì per una volta gli do assolutamente ragione, per altre volte no, perché per me lo vizia troppo. Mi fa: figlio mio, quando ti abbiamo avuto, avevamo Vanza e quant'altro, avevamo una 1 bianca, stavamo in 3, c'era il passeggino, ci stavamo tutte e 3 sulla 1 bianca, quindi non rompere le scatole e tieni quella. Morale, dopo 7-8 mesi gli ha comprato una macchina uguale, ma insomma lì per lì, quando gli ha detto quello, io ho detto: bravo, finalmente ha detto una cosa decente, che è bastata poco, ma insomma questo per farvi capire, insomma, l'Opel Corsa elettrica, ragazzi, è davvero tanta roba, anche per quanto riguarda gli spazi. Magari qualche accorgimento se abbiamo dei figli, ma comunque sia, per me assolutamente di livello, tanto di livello che noi facciamo addirittura un viaggio di oltre 4000 km, tappe da 1000 km, e non ci sono assolutamente problemi. L'unico problema, se voi mi dite: oh Marco, sei preoccupato? Sì. Di cosa? Della Corsa elettrica? No, del fatto che loro alle 7:30, l'8 chiudono i ristoranti,
per me è un problema tremendo, perché magari arriveremo alle 7, alle 7:30, dobbiamo fare check-in e quant'altro, si rischia fortemente di non mangiare. Questo penso sia un dettaglio fondamentale. Lo percorso elettrico non vi dà assolutamente problemi. Abbiamo le tessere di ricarica, abbiamo le location, ho già guardato, ci sono le colonnine ioniche, che miseria, fossero questi problemi, forse per me io sarei sempre in vacanza, e forse per me, per un fatto economico e di ferie, forse per me altro che basta Svezia, io sarei arrivato in Norvegia, sarei andato un po' dappertutto, datemi una colonnina elettrica e io vi solcherò il mondo. Manca insomma un po' di ferie, un po' di soldi, ma insomma dettagli che possiamo tralasciare. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi dato un là per quanto riguarda le nostre ferie e anche un modo di poter sfruttare al meglio le vostre. Gli ultimi video siamo andati un po' a scoprire alcuni dettagli, no? Di tariffazioni, abbonamenti per poter risparmiare, Telepass Pay, B-Charge con la scontistica del 15%, degli abbonamenti successivi. Insomma abbiamo visto un mare magnum di offerte, perché il mondo elettrico non si ferma, il mondo elettrico è un qualcosa di tremendamente in fermento e dà una soddisfazione clamorosa. L'anno prossimo, inteso come ritorno dalle ferie, settembre, come fossero le scuole, avremo anche un po' di vetture da provare, sarà una grandissima soddisfazione, e quindi da questo punto di vista vi aspetto sempre qua su Marco Elettrico per scoprire assieme quelle sono le soluzioni per l'energia, modi per risparmiare, vetture elettriche, scooter elettrici, magari avremo tempo anche per quello, speriamo, ma il tempo mio è sempre un po' tiranno. Come vi dicevo, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo qua a fine agosto, primi di settembre, tempo insomma di tornare dalle vacanze, montare i video, insomma sarà un po', in questo momento ora stacco un secondino, mi rilasso, vado qua al fiume cercando un po' il fresco perduto. E io ragazzi vi do un bacione a tutti, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao, iscrivetevi al canale. Molto probabilmente mi porterò anche lei, perché in Danimarca è il paese dei monopattini, vero? Spero di augurarvi in questa maniera davvero, che caldo, il mio miglior augurio di una vacanza fantastica, mare, montagna, città d'arte, quella sarà la vostra scelta preferita. Mio il mare no di certo, ma insomma ognuno ha le sue location preferite, predefinite, insomma quello che è il suo luogo di appartenenza per andare a ricaricare, staccare, uscire dal tran tran quotidiano che non se ne può più, per cercare davvero il proprio refrigerio mentale, fisico, insomma quello che voi preferite. E io ragazzi qua dal fiume, cercando di respirare, che voi non avete idea, comunque qui non si sta male, piedi al fresco, zona all'ombra, leggermente ventilata, non è male ragazzi, non è male. Prepariamoci alle ferie, seconda ricarica con Telepass Pay, almeno sì, faremo la ricarica gratuita sulle Free 2X dopo Modena a Secchia, almeno sì, viaggio comincia davvero in scioltezza con prima ricarica gratuita. Voglio sentire un secondino il Bastian contrario, guarda, mentre sono in ricarica. Bastian contrario, allora, le ferie, ci sei? Sei arrivato? Ah, ci sto vicino, che va in ferie. Sì, magari. Le ferie, il momento più bello dell'anno, uno si perita un po' sempre a dire, si va in ferie, vacanza, quant'altro, staccare, un po' mi dispiace perché magari qualche uno non ci va, qualche uno non ce n'è andato, magari qualche uno deve aspettare, un po' dispiace sempre dire le vacanze, però è il momento più bello dell'anno, ma te non ci vai mai, vergognati, abbi coraggio di staccare. Ma che sarà sempre in vacanza. Comunque, se non c'ha il coraggio lui, ci avrò il coraggio io. Chiuso per ferie. E ti garberebbe dillo uggioso, chiuso per ferie, ma in realtà tutti vanno in ferie. E tranne te.